Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi prepariamo dei calzoni davvero sofficissimi come delle nuvolette. Utilizzeremo l'impasto della rosticceria siciliana. Un impasto al burro super soffice e golosissimo. Lo realizzeremo a mano. Quindi non abbiamo bisogno di planetarie. Vi lascio tutti gli ingredienti giù nel box informazioni. Iniziamo miscelando l'acqua con zucchero, sale e lievito di birra. Nel frattempo vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e a lasciare un like a questo video e un commento per supportarmi. Grazie davvero di cuore. Come vedete ho scelto una farina adatta per gli impasti a base di pizza. La farina è davvero molto importante. La inseriamo in una ciotola e gradualmente andiamo ad aggiungere i liquidi. L'ultimo ingrediente che aggiungiamo è il burro che ho sciolto al microonde. Quando l'impasto si presenta granuloso, andiamo a continuare ad impastare direttamente con le mani, prima nella ciotola e poi per qualche minuto sul piano di lavoro. Se vi fa piacere, potete iscrivervi anche alle mie pagine Instagram, TikTok e Facebook. Tutti i link ve li lascio giù nel box informazioni. Rimettiamo il nostro panetto, che è bello asciutto e morbido, nella ciotola. Se volete potete fare il segno di una croce in superficie e facciamo lievitare per un'oretta. Dopo un'oretta il nostro impasto si presenta super soffice. Per fare i calzoni tutti della stessa dimensione ci aiutiamo con una bilancia e tagliamo le nostre pezzature da 100 grammi. Con questo quantitativo avremo dei calzoni grandi. Se volete fare dei calzoni mignon, quindi piccolini, magari per dei buffet, potete realizzarli da 50 grammi. Con 100 grammi otterremo 9 calzoni. Naturalmente, se li facciamo da 50 grammi, ne otterremo 18. Facciamo questo movimento molto semplice per ottenere delle palline perfette. Le lasciamo lievitare per 30 minuti e nel frattempo andiamo a prepararci i nostri condimenti. Formaggio a pasta filata, salumi di vostra scelta, e poi naturalmente del pomodoro che andiamo a insaporire con olio, sale e origano. Dopo mezz'oretta le nostre palline di impasto si presentano così sofficissime. Basterà andarle ad appiattire con un matterello, le farciamo. Mi raccomando, non fate andare mai il pomodoro sui bordi perché altrimenti poi sarà impossibile da sigillare. Farciamo, passiamo un pochino di acqua sui bordi, così si attaccheranno meglio senza esagerare, e poi andiamo a sigillare bene. Meglio ancora se diamo dei colpi decisi, in questo modo.
ripieghiamo su se stesso il bordo, così ci assicuriamo che resteranno chiusi durante la cottura. E voilà, il primo calzone al salame è pronto. Facciamo naturalmente la stessa cosa con quello al prosciutto. Dopo aver realizzato tutti i nostri calzoni, li dobbiamo far lievitare per l'ultima volta, prima di infornarli. Basteranno anche soli 30 minuti. In questo modo diventeranno molto più soffici. Io li faccio lievitare nel forno con un bicchiere di acqua alla temperatura di 30 gradi, funzione lievitazione. Come vedete si presentano belli, gonfi e sofficissimi. Li vado a miscelare con un uovo sbattuto con circa 30 grammi di latte. E voilà, inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Forno statico. Ed ecco a voi i calzoni morbidi al forno. Fanno un profumino davvero molto invitante, ma soprattutto sono così morbidi e così golosi che piaceranno tantissimo a tutti. E tutti vi chiederanno la ricetta. Scommettiamo? Provate a farli. Adesso con queste immagini voglio farvi vedere quanto sono soffici e come si presenta la pasta all'interno. Guardate. Stupendi. Io li ho preparati ieri sera e sono piaciuti a tutti. Mi hanno chiesto di rifarli al più presto. Se avete qualche idea per la farcitura, fatemelo sapere qua giù nei commenti. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta. Se è così, non dimenticate di supportare il mio canale perché è davvero molto importante, con un like, un commento e magari, se vi va, potete anche condividere con i vostri amici. Basterà cliccare sul pulsantino qua giù, condividi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina delle notifiche. In questo modo, quando metterò un nuovo video, riceverete una piccola notifica. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Un bacione e alla prossima. Ciao!